ancora nessuna anomalia ti ha messo KO, iscriviti al canale e attiva la campanellina. In caso contrario, buona fortuna. Cacciatori locali continuano a rinvenire carcasse di cervi e altri piccoli animali, uccisi ma non mangiati. Pancakes. Sì, sta chiedendo dov'è una tavola calda. Ma qua c'è scritto che è un abitante di Ternion City. Sì, è un immigrato. Ah, Però non la pronunciamo in sua presenza. salvare il mio mondo. Strappo via il cartellino. Sono il tuo eroe. E lei si inginocchia di fronte a te, prende una collana un po' pixellata, verde, con una gemma verde acqua al centro, se la toglie dal collo e la posiziona davanti a te in ginocchio. Con la coda dell'occhio cerco le mie due colleghe di lavoro, perché in questo momento per me sono loro l'ancora alla realtà. È così che ci si mette insieme? In un certo senso. Sì, secondo me sì. Sono così carini insieme. Guardali. Si Prendo gira la piano- collana con entrambe le mani. ed è come se per un attimo emanasse una specie di piccola scossa elettrica. Dopodiché la tela si alza, fa un altro inchino, fa un inchino anche verso di voi. Grazie, piccolo eroe. Ci vediamo a Epica. Ad Alba piange il cuore perché quella cosa deve entrare nella valigetta. Io mi avvicino gentilmente con la valigetta, la porgo ai suoi piedi e la apro. Se vuoi far prima, per arrivare a Epica puoi passare da qua. Lei ti guarda, è stranita. Il mio mondo, la mia gente, non lascerò che muoia. La salviamo noi, abbiamo il No, piccolo quando il eroe. vostro ha così tanta vita da spartire. E vedi che parte correndo tra le piante. Tra i denti, senti, figlia di... Quella cosa non deve scappare. Quasi ringhio quell'imprecazione, sbatto velocemente la valigetta, mi giro, lei si fionda all'interno di questo muro di grano. Quando svanisce, voi notate che questo grano si gira, si altera, molto più liquido. È proprio un'inclinazione come se ci fosse un peso. E poi ritorna piatto. Ok, andiamo. Nel frattempo cerchiamo di tenere rilegata quella fino al nuovo ordine della valigetta. Brutalismo! Biscottino, ma la collana la metti? Un regalo. Ti sta molto bene. Ah, sì. Intona con il colore dei tuoi occhi marroni, biscottino. No. Tiro fuori una scheggia d'ossidiana con cui io mi sono sempre difeso. A caccia. Mi tolgo i tacchi e prendo dalla mia borsetta delle scarpe comode per passare nel grano turco. Cominciate a camminare tra il Gran Turco. La sensazione è diversa rispetto all'inizio. Non sentite più quel senso di caccia opprimente, come se qualcosa vi stesse guardando, anzi, in realtà è tutto abbastanza tranquillo e forse sembra un po' più reale il Gran Turco rispetto a prima. Ma non ci mettete molto. Quello che si presenta di fronte a voi è questa piccola cascina con accanto un grande silos. Lo vedete molto arrugginito, però la ruggine che ci sta sopra è molto definita, deve essere quasi pixellata. E accanto alla cascina c'è un grosso fienile, le quali ombre, anche quelle, vi danno l'aspetto di essere pixellate, nonostante il cielo di sopra non sia pixellato. Sentite un enorme russare provenire dal fienile. Così C'è qualcuno che ha bisogno di un caffè? Io non lo so se vogliono il caffè e neanche se lo bevono. Impossibile, tutti bevono il nostro caffè, cara. E c'è un qualcosa nel piano di sopra della cascina, dalle finestre, come una luce particolare, così verdastra. Poi dal silo, forse qualcosa sbattuto dentro. Provo a scostare piano piano la porta, immagino farà un po' E io così, tipo chiudo gli occhi come se potesse eliminare il suono. Quando guardi verso l'alto vedi il buio. Quando guardi verso il basso c'è questa striscia di luce che ti fa vedere la base di mais, che ce n'è veramente poca ormai dentro. Mi ritiro verso i miei compagni. Avete mica una torcia? No. Io potrei trovarla, però forse non è il caso di utilizzare delle abilità per questo. Potremmo entrare e dare un'occhiata. La torcia serve. Sì, no, più che altro è tanto buio e io non so cosa può esserci là dentro dal suono che abbiamo sentito, quindi se per voi... Il buio non piace a nessuno. Sì, no, non piace a nessuno il buio. Va bene, ok. Qualcuno mi tiene la mano, per favore.
Certo, certo, cara. Entrate, sentite scricchiolare sotto i vostri piedi il mais, dopodiché 2 occhi gialli si aprono nel buio. Ve l'avevo detto che serviva la torcia. Sentite il rumore del mais, seguito dagli occhi gialli che scendono. Qualcosa di pixelato che si fa avanti. E vedete questa pelle color ebano, con i capelli marroni che cadono un po' ovunque sul volto. Mi guarda e per un attimo è come se glitchasse su se stesso e tornasse indietro. Poi ritorna avanti. Saluti, nome. Io sono Critica, dobbiamo andare subito a nuovo quest. E io mi giro verso piccolo eroe, lui avrà la risposta. Di che questo si tratta, gentile signorina? È di vitale importanza che questa attiva non possa restare qui per sempre in attesa di personaggio. Credo di aver fatto qualcosa. Mi affaccio. Lui è personaggio e noi stiamo andando in questa attiva. Magari funziona. Lui si guarda strano, No, non funziona. poi guarda un po' dietro, intravede Cran. Abbiamo come ospite il piccolo eroe. Saluti, nome, io sono Critica, dobbiamo andare subito al nuovo quest. E guarda Cran molto stranito e poi torna a guardare voi. Seguiamo questa gentile signorina? Dove? È di vitale importanza che questa attiva non posso restare qui per sempre in attesa di personaggio. Che cosa sta dicendo? Chiedigli dove si trova la questa attiva. Magari ci dà il punto dove dobbiamo andare. Sì, ho capito tutto. Dove dobbiamo andare? L'unica salvezza era andarsene, venire a cercarlo. Il futuro del mondo dipende da nome giocatore. Mi sa che non ha capito. Cade tra i suoi vestiti quello che è un'altra collana identica a quella che ha Cran, ma di colore dorato. Glitcha, torna indietro e poi ritorna di nuovo avanti. Stiamo dimenticando, capite? Tutto il mondo sta dimenticando. Non posso permettere che Epica ritorni ai giorni bui. Il Consiglio dei Maghi ha fatto bene a mandare me. E poi ritorna indietro e glitcha e poi ritorna di nuovo dov'era. I tempi moderni. La tua collana è importante per la quest? Glitchando molto forte. Se serve per epica, tornare, inserire nome nuovo. Ok, quindi possibilmente forse le collane servono per spostarsi. Ti serve per tornare a casa? Se sì, di nome personaggio. No, nome personaggio. Io credo che possiamo prendergliela con la forza la collana. Non mi sembra particolarmente collaborativa questa signorina, è un po' maleducata. No, è maleducata. Adesso gliele suono di santa ragione. No, nessuno le suona a nessuno. Avete 2 collane, ognuno per tornare a casa propria. Faccio un occhiolino al mio collega. Ognuno per tornare a casa propria. Quindi non c'è bisogno che nessuno mena le mani di nessuno. Va bene, quindi tu stai un attimo nel silos e noi cerchiamo di capire come tu torni a casa e come ci torniamo soprattutto anche noi. Andiamo a vedere se nel finire riusciamo a... Vediamo se è quella quest. Magari arrivando qua riusciamo a farci dare la collana risolvendo la quest. Vi dirigete verso il fienile e poi vedete diversi uccelli che fuoriescono. Beh, a questo punto apriamo anche questa porta. Sì. Io ho aperto il silos. Apro la porta. Senti un rumore di metallo che ha un sobbalzo, poi di nuovo senti russare e vedete tutti e tre quella che è un'enorme armatura rossa, molto grossa, sarà sui 2,5 metri, tutta pixellata, con delle enormi corna sull'elmo e alla cintura un talismano molto simile a quello che ha Cran, ma di colore rosso, che ciondola sulla sua cintura. Potremmo prelevargli l'amuleto senza svegliarlo. Una buona idea. E se si sveglia cosa facciamo? Ma sarà preimpostato anche lui, immagino. Sì, ma se è impostato tipo per menare le mani? Se Abbiamo biscottino, Preimpostato. Ok. possiamo agire con discrezione. Piano piano. Tratto la faccenda come se fosse tipo dello zucchero da aprire. A una certa mi rompo e gliela strappo perché non ce la faccio più. Ups, forse questo non sarebbe dovuto succedere. Fortunatamente non si è svegliato. Lentissimamente le richiudo. Vogliamo andare a vedere la cascina prima di prendere gentilmente in prestito l'amuleto dalla signorina? Sì. Però così egli è senza un amuleto.
Sai cos'è che è la cosa che mi preoccupa di più del fatto che a loro servono gli amuleti per tornarsene a casa? Metti caso loro possono tornarsene a casa con la loro bellissima collalina, quello no. Dovessero riapparire gli Hill, io non lo so quanto possono essere felici di trovarsi un animale in ferro nel fienile. Ancor meno sarebbe felice l'agenzia sapendo che c'è un'anomalia in giro. Quindi sì, andiamo a vedere la cascina, magari riusciamo a trovare anche qualche idea, però io sono convinta che lui sta benissimo una piaba all'interno di una delle nostre valigette, nel cavò, lontano dalle persone normali a cui possa fare del male. Che io spero che eliminata la fonte dell'anomalia spariscano anche loro. Già. Sì, siccome raramente le cose vanno come spero io, vorrei avere un piano. Oh, ma cara, sei sempre così poco ottimista. Proviamo ad andare nella cascina. Proviamo ad andare in terapia anche, però. Già. E quando state per entrare nella cascina e avete la sensazione dall'esterno di vedere come dei piccoli pixel luminosi che si disperdono nell'aria. Questo non sembra positivo. Non ve l'avevo Questa è detto. la terapia. La terapia ai miei tempi non esisteva. Eravamo tutte isteriche. E melanconiche. Entrate di fronte a voi un enorme salone tutto in legno con dei divani, un camino spento, una scala che porta al piano superiore e sulla vostra sinistra una piccola entrata per quello che è una cucina piccolina laterale. Vedete le scale che portano al secondo piano come se gli ultimi due scalini fossero di un legno di un marrone diverso. Sul muro, accanto al camino, c'è un foro di proiettile. Alcune parti del mobilio vedete che sono rovesciate a terra. Vedete che in giro per il cucinino la roba è buttata alla rinfusa. Mi sembra un posto che è vissuto. Ci sono anche le fotografie di una coppia di signori anziani e Harold, più giovane. Nelle fotografie sembra tipo molto solare, molto contento. Andiamo su. Io lo sapevo che i videogiochi fanno male a questi ragazzi. I videogiochi. Una voce quasi esterna. È solo un gioco. Gioco? Forse è quella di Harold. Ma non ne siete Esoruccio, sicuri. sei tu? Non hai alcuna risposta. Forse dovremmo salire? Sì, lo abbiamo sentito tutti, no? Sì, Bene, che significa? Oh, sembra Tesoruccio che non sta tanto bene. mi sembrava triste. È arrivato prima di noi. Inizio a salire le scale, più guardando loro che il secondo piano. Vedete semplicemente quello che è una specie di piccolo corridoio a T, nella quale ci sono due stanze. E mentre salite notate che tutto il secondo piano è pixelato. Questa volta è proprio palese. Piccolo eroe? Sopra le vostre teste c'è uno scudo pixelato e ci sono 3 incavi all'interno. Ogni incavo è a forma di rombo. Dobbiamo andare a picchiare la signora del silos. Ah, bene. Prima di chiedere gentilmente alla signorina di darci l'amuleto, potremmo esplorare le stanze. Stanza numero 1. C'è una camera da letto molto semplice, diverse fotografie, palesemente Harold in diversi stati della sua vita, e poi ad un tratto, in quello che sono i suoi tipo 13 anni probabilmente, non ci sono. 2 staffe e probabilmente dove viene posizionato il fucile. Sono vuote, immagino. Le 2 staffe sono vuote, sì. Il fucile è in giro. Quindi Harold quando è diventato un uomo è sparito. Indicando il momento in cui aveva 13 anni. Stanza numero 2. Apre la stanza numero 2 ed è un piccolo bagno molto semplice. Su quello che è lo specchio sopra il lavandino c'è scritto con dei pixel che si muovono come se probabilmente qualcosa sia stato scritto in passato. Dove sei, epico eroe. Io ho la vaga sensazione che i suoi personaggi di Epica siano venuti a cercare Harold perché i genitori gli hanno staccato la presa all'Xbox. Deve Bene, aver avuto un'infanzia difficile. ho 2 domande. Mm. Che cos'è Epica? È il gioco, il mondo da dove viene la tua fidanzata, quella della collana. Ah, sì, l'Eternity. Hai detto gioco? Epica è un gioco, hai detto? Sì, No, Gesù santo, l'ho detto. Senti che tutto trema e poi di nuovo una voce. Sì, è solo un gioco. Sì, l'abbiamo capito. Grazie. Inquietante questa cosa. Andiamo a prendere l'altro amuleto, così questo gioco finisce. No, L'ha detto. Quando scendete le scale, improvvisamente tutto è come se si capovolgesse intorno a voi. Non sapete come succede, ma
cambia la musica. Siete uno Wow. accanto all'altro e di fronte a voi c'è un piccolo blob azzurro. Non sapete Chi è perché, il ma vi viene turno? da molleggiare sul posto. Sto molleggiando, ma in realtà faccio nei JRPG solo quella che fa tipo e poi prendo dalla mia borsetta la scarpina e faccio Gli arriva la scarpetta da sopra, tipo cade a terra e poi riappare sulle tue mani la scarpetta. Sentite proprio un rumore ed è come se un attimo tipo si dissolvesse per qualche secondo. Io prendo la mia valigetta, la lancio tipo Pokéball. Nel momento in cui tocca terra, questa si apre. La Sempre. valigetta vibra 3 volte. Quando si riapre, lui rispunta fuori e la valigetta mi ritorna in mano. Immaginiamoci che sta aprendo tutti i menu e abbia cliccato cose a caso e alla fine c'è Kran con la faccia a terra che sta correndo tipo mezzo glitchato. Creo una situazione ilare negli avversari. Dall'altra parte si vede che l'animazione del blobbino che si mette a ridere talmente tanto che fa la fine di Pac-Man, cioè si apre completamente. Tu lo sconfiggi, voi ritornate nel mondo normale e dove c'era il blob c'è una specie di piccola goccia fluttuante. Non lo facciamo mai più. sei stato bravissimo. No, sto giocando con l'amuleto. Spaventato, sono realisticamente spaventato. Gli diamo l'onore di mettere nella valigetta l'anomalia? Beh, così finirà il tuo contratto da saggista e inizierà quello da apprendistato. Mi sistemo gli occhiali e tiro fuori un manualetto, la BC di come si usa. E questo manualetto si rivela essere un manuale fatto di sole figure tipo le istruzioni dell'IKEA. Allora, mi metto lì e apro la valigetta semplicemente. Quando ti avvicini, la gocciolina improvvisamente è come se fosse andata dentro di lui. Non dentro la valigetta? No, è dentro Kran. Richiudo la valigetta, mi giro verso di voi e faccio aiuto. Prova a tossirla fuori dal naso, non lo so. Faccio la manovra di Heimlich. Non voglio entrare nella valigetta. Se ci chiedono qualcosa, nessuno di noi l'ha mai vista. Non prenderemo una nota di demerito per questo. Shh. Non dire niente, sei uno stagista. Shh. Pensiamo prima all'altro amuleto e vediamo intanto cosa succede. Sì, perché sennò qua ci curi a tutti per l'isteria. Ho lasciato il mio trapano a casa. Grazie. Se siete arrivati fino a questo punto vuol dire che il video vi è piaciuto e per noi questo è importante. Ad oggi abbiamo ascoltato ognuno dei vostri feedback e pian piano siamo migliorati nel tempo e quindi non possiamo far altro che ringraziarvi. Vi ricordiamo che in questo canale abbiamo due tipi di contenuti: le sessioni editate, che probabilmente è una di quelle che stai guardando in questo momento, e poi le live, in modo da mantenere sempre un contatto con voi e con coloro che credono nel nostro progetto. Detto questo, vi ricordo che se volete supportarci, per noi è importantissimo che voi lasciate un commento qua sotto, ma che soprattutto vi iscriviate al canale, perché sì, più del 50% delle persone che guardano i nostri video non sono ancora iscritti al nostro canale. Quindi vi lascio alla buona visione della sessione e ci vediamo alla prossima avventura. Saluti! No, io sono Critica, dobbiamo andare subito a Logo Quest. Dacci il medaglione o ti do un pugno sulla faccia. Lui fa alcuni passi indietro. Biscottino, è il tuo momento. Ha scelto le bandiere fritte. Va bene, do uno schiaffo. Parte un combattimento. Incredibilmente lui è tipo più grande, tutto il mais vola, un boomerang appare sul suo braccio, si carica di energia, ve lo tira addosso. Tutti e tre avete un attimo un'animazione in cui andate indietro e venite colpiti. Io sono arrabbiatissima perché non ho mai preso una nota di demerito in vita mia. I miei occhi diventano rossi, il mio collo che sale diventa lunghissimo fino all'altezza del boss e poi la mia testa inizia a girare di 360 gradi con il laser. I tuoi laser colpiscono ovunque. Il boss tipo cade a terra, scoppia in questa piccola nuvoletta e poi fluttuante c'è il terzo amuleto. Mi sistemo la camicetta un po' tipo così. Dicevamo, prendo l'amuleto e lo passo. Ecco cara. Ok.
Ottimo lavoro! Ti prego, non litighiamo mai! Arrivate lì, tornate tutti e tre verso lo scudo. Io penso che dato che sono 3 amuleti e siamo in 3, come la Triforza di Zelda, ognuno ne possiede un pezzo. Poi lo inseriamo tutti e 3 assieme. Esatto. Sì, quando fate questa cosa, si spacca in tanti pixel che cadono a terra, la porta della soffitta si apre improvvisamente e cade una scaletta di fronte a voi. Una luce verdastra provenire dal tetto sopra di voi. Quando salite al piano di sopra, la musica pixellata smette di esistere, sembra non ci sia più. E avete quella che sembra una stanza di un ragazzo probabilmente di 13 anni. Diversi oggetti da collezionismo sparsi un po' ovunque, action figure, giocattoli, una sfera verdastra alle vostre spalle. All'interno di questa sfera c'è un enorme mantello volante con un teschio all'interno e di fronte a sé un piccolo televisore con accanto una piccola console e un'energia verdastra da una cartuccia attaccata alla console. Questa è un'anomalia. Sì, ed è tutto legato alla cartuccia. Se togliamo Epica, teoricamente dovrebbe spegnersi tutto. Proviamo a toglierla? Ok. Vado vicino e provo a staccarla. Oh. No. No, questa... dobbiamo andarla a riprendere. Quindi dobbiamo entrare là dentro. No. No? No. È caduta in missione. No, che è caduta in missione. Allora, se non vieni con me, faccio la spia su quello che ti stai portando dentro. Va Se la bene. tossisci in sala riunioni, non ti copro. No. Quindi va ora la bene. andiamo a recuperare. Sì. Vai avanti tu. Dammi la mano, non mi fido di te, tu non ci vieni. Va bene. Lo facciamo insieme. Al mio 3. 1. La mano. 2. 3. Improvvisamente, come se tutto il mondo si spaccasse in una quantità enorme di pixel. Dopodiché, al contrario, tutto viene a ricrearsi e siete in maniera divisa all'interno di quello che sembra una prigione all'interno di un dungeon, tutta pixellata. C'è un vostro alter ego, tutto pixellato, con in mano una chiave. Tu, Lidia, riesci a vedere nella prigione di fronte a Ellie che c'è Cran. Voglio provare a prendere la chiave. Fa un passo opposto a quello che fai tu. Guarda cosa c'è lì. Anch'io ho la mia chiave Pixel. E provo ad inserire la chiave nella mia cella. Riesci a girarla. La copia pixelata lì accanto a te è ferma perché sembra che il suo compito è tipo rimanere lì con la chiave. E vedi i suoi occhi che si muovono verso te che tu stai aprendo la gabbia. Quando arrivi nel corridoio, subito sulla tua destra, 2 figure anziane sedute a terra con altre 2 figure anziane con una chiave in mano davanti a loro. Li riconoscete come i genitori di Harold. Lui ha un fucile reale. Guardando verso Gran, vedi una figura di Harold completamente dorata. Questa senza chiave in mano. Appoggio le braccia tra le grate, guardo il mio alter ego. La vuoi vedere una magia? È bellissima. Prendo un lenzuolino che c'è, lo aggancio alla sbarra, mi metto di lato e piano piano che mi abbasso sparisco, solo che sparisco poi per sempre. Nel momento in cui io arrivo all'ultimo gradino, quindi sparisco dalla vista del mio alter ego, nella parete adiacente spunta un portale anche per Cran e io arrivo giù dalle scale. Io sto scagliando il lettino contro il mio alter ego perché non sono riuscito fino adesso a prendere sta chiave. Appena mi si palesa l'opportunità di avere una via di fuga, ci lancio dentro. Eccovi. Io ho pensato che magari se ci sono tante chiavi, Harold avrà una serratura da qualche parte. Sì, abbiamo trovato i 2 scomparsi. Una nota di merito. Mi sa che dobbiamo portarli sani e salvi indietro. E portare anche noi sani e salvi indietro, se no niente note di merito. Già. Sono il cavo. Vecchio. Vedi questo fucile, la canna del fucile che vi passa davanti. Che sta succedendo? Che cosa succede? Chi siete voi? Siamo ancora qui nelle prigioni. Non è cambiato niente. Sì, siamo venuti a prendervi. Cosa? Volete di nuovo dirci dov'è il nostro figlio? Non lo so. Poi ti guarda bene. Aspetta, ma tu sei diverso dagli altri. Non ti sembra normale? È tipo sua moglie con gli occhialoni. Mi mette. È vero, è diverso dagli altri. Tu non sei di questo posto. No. Di una sono diverso frase. dagli altri. Di una frase qualsiasi. Per la quest, l'amuleto.
E lui prende tipo il fucile. Sei uno di loro, ci hai provato, eh? E sua moglie lascia che non lo sai usare questo fucile. Non lo sappiamo tutti che non sai sparare. Non glielo dire che lui non lo sa. Mi scusi, buon uomo, lei fa parte di qua o viene dal nostro mondo? Ma questi non sanno niente. Signori, intanto salve, spero che non stiate male, avete bisogno di qualcosa, zucchero? Sì, se ci avete qualcosa da mangiare, sì, ci danno quella roba strana, tutta cubettata, e non sa quasi di niente. Ci penso io e prendo una zolletta di zucchero. Ehi, si sente intanto da una stanza in fondo. Ragazzi, siete voi? Ed è la voce di Harold. Tesoruccio, ma cosa stai facendo? Sono, suppongo, qui come voi. Alter Ego è completamente dorato. Ok. Dritto retto nei suoi confronti. Molto più giovane, ma alta quanto lui. La chiave è allacciata alla cintura. Perché lui è dorato e tu no? Perché lui è giovane e tu no? Penso sia il mio personaggio di Epica. Durante il gioco lo chiamano tutti Epico Eroe, quindi... Caro ragazzo, ma cos'è successo quando avevi 13 anni? Hai avuto un'infanzia difficile? I genitori sono lì, ricordiamoci. No, non è stato difficile, anzi, penso sia stato uno dei più bei momenti della mia vita. C'erano tanti videogiochi e mi ero innamorato di Epica. Poi è arrivata l'età adulta e sono dovuto andare a lavorare. Ma gli avevo dato un nome stupido, avevo dato Epico Eroe, non gli avevo dato un nickname. Non piccolo eroe? No. E chi è piccolo eroe ora? No. Non- Ah, aspetta, ma voi state parlando di... Avete incontrato la Tala? Sì? Era Sì, uno dei sì, miei sì. personaggi preferiti, è incredibile, è proprio bello il concept di questo orco. Vabbè, sì, lasciamo Piccolo perdere. eroe. E non sapeva dire i nomi bene del... Ah, perché tanto piccolo non mi sembra. Comunque, Però rispetto a lei, che è un orchesso... punti di vista. Ma hai notato niente di strano al tuo gioco quando, cioè, è sempre stato così? No, effettivamente non è mai stato così buio. Non so se voi siete saliti su. Se siamo qui. Mi sono risvegliato, cioè a un certo punto non ho capito cosa è successo. Mi sono risvegliato che ero su, che ero fuori, e poi delle guardie mi hanno preso e mi hanno portato qua dentro. Quali Quindi- guardie? Le guardie di Epica. Tu l'hai mai finito questo Epica? Sì, l'ho finito tantissime volte. Ok, quindi cosa rimane da fare da questo punto fino alla fine? No, in realtà sembra finito. che il gioco sia finito. Non vai mai a finire neanche nelle prigioni quando sei nel gioco. Sei l'eroe del gioco. Liberarlo e vedere cosa succede? Va bene. È tipo, cosa? posso avere la chiave al suo alter ego? E sorride. Poi è tipo un po' triste. No, non ti preoccupare. Esisti ancora. Lo abbraccia. Si smaterializza e ha la chiave in mano. Era così semplice? Mentre spinge la porta. Ho avuto tempo per riflettere. Sì, erano semplicemente le parti di noi che rimangono dei ragazzini attraverso i giochi. E Dai, per poi uscire da qua? seguitemi. Papà, mamma, poi vi veniamo a prendere. Forse siete più al sicuro qua sotto. Salite al piano di sopra. Vedete che fuori ricorda il mondo fuori la cascina. Però è come se tutto fosse buio, fosse scuro. Come se ci fosse una tempesta senza la pioggia. Alla fine del percorso, Harold spinge un paio di enormi porte. Vi ritrovate l'enorme sala del trono. Vedete questo enorme salone tutto pixelato, un enorme tappeto rosso che va dall'entrata verso quello che sembra l'esterno. C'è un enorme colonnato e un trono dove c'è una figura seduta. Intorno a lui altre 4 figure. I 3 cavalieri che non avete ucciso, più un enorme mantello volante con un teschio. Sembrerebbe mancare quello che avete sconfitto all'esterno. Seduto su un trono, la figura di un re, un po' inarcato su se stesso, come se fosse un po' malaticcio dal colore della pelle. Però è tutto pixelato. E questi chi sono? Si chiamano viandanti. Il gruppo di personaggi che crei durante l'avventura. E quello seduto è Re Armodius, il re di Epica. Re Armodius. Signor Re? La figura si sposta. Prego, prego, venite pure, venite avanti. Ma il re è tipo il presidente? Harold si gira verso di te, guarda gli altri. In che senso il presidente? Tipo il capo del posto? Sì. Il responsabile? Sì, Immagino di sì. sì.
Sì, ho capito ora cosa intendevi. Sì. Lui rimane un po' indietro, vedete che un attimo è dietro di voi. Questo non succede nel gioco. E non beh. credo che sia tanto sveglio Harold. No, tesoruccio, non stare ad ascoltare il mio caro collega. Biscottino, insomma, trattieniti. Quando vi avvicinate al re Harmodius, gli altri sono tutti intorno a lui, quasi a creare una sorta di barriera. Piano, non c'è bisogno. Cerchiamo di spiegare qual è la situazione ai nostri ospiti e cerchiamo una soluzione insieme. Ragionevole. Io sono re Harmodius, il re di Epica, e avevo mandato i viandanti nel vostro mondo per cercare l'epico eroe, che ancora sfortunatamente non siamo riusciti a trovare. Anche se la Tala ci aveva detto che forse lo aveva trovato. Epica morirà presto e solo l'epico eroe può salvarla con il potere dei suoi sogni. Tesoruccio, ma parlano di te. E lui, l'epico eroe? Sì, ha solo smesso di credere nei propri sogni. Sì, sono io. Bene, allora epico eroe, mostraci come salvare questo mondo. Lo stiamo guardando tutti. Sì, tipo... No pressure. Come si fa a salvare un mondo? Stavi salvando il loro mondo, comunque esso sia fatto. Quindi, cosa cavolo facevi a 13 anni all'interno di questo mondo? Vivevo Io l'avventura, credo, tesoruccio, ti ricordi la sensazione che provavi quando giocavi a Epica? Alla felicità che provavi in quel momento della tua vita non è finita. Lo so che sei diventato adulto e ora vivi in un mondo grigio e triste, ma tu pensa a quei ricordi. Pensa che i tuoi genitori sono qui. Sì, però devo anche svolgere le mie attività da persona adulta, pagare l'affitto, la luce. Ok, sono 20 minuti in una giornata di 24 ore. Sì. Ti concedo 8 ore per lavorare, 8 ore per sonnecchiare. Ti rimangono esattamente 7 ore e 40 minuti che non è detto che tu debba totalmente dedicare al mondo di Epica. 4 per mangiare, ma le altre 2 potresti anche giocare e 2 ti avanzano di riserva. Perché ti faccio un Tu piano lavori scritto? solo 8 ore? Ti pagano per lavorare più ore? Faccio l'avvocato Come? io. Intende dire che non sei da solo, tesoruccio. Ci sono altre persone che possono aiutarti e ti assicuro che la vita che hai scelto non deve per forza essere quella in cui sei finito. Puoi ancora continuare a credere, cambiare le cose. Puoi tornare da mamma e papà e farti aiutare da loro. La figura col mantello che sta fluttuando. Il ragazzo deve rimanere qua se vogliamo che il mondo di Epica continui a vivere. Sì, aspetta un attimo, stiamo contrattando. Non farei così. Lui è cattivo che se finisci il gioco, poi lui diventa un personaggio giocabile. Non devi più pagare le bollette. Lidia mi ha fatto riflettere, effettivamente ha senso. Io poi qui sarei qualcuno probabilmente. Lì sono semplicemente un avvocato fuori. Ci sono passato anch'io. È una sensazione terribile. Però poi ti ci abitui. Guarda come sono Ci in forze. Harold, quindi stai dicendo che staresti meglio qui? Saresti felice qui? Lo scoprirò, ma sono stati i 3 anni più belli della mia vita, quelli quando ho giocato alla serie di Epica. Beh, è una decisione tua. Vuoi salvare il mondo di Epica o vuoi tornare alla tua vecchia vita? Sì, ha senso, però vi portate via i miei genitori, non vorrei che rimanessero qua. Riesci a togliere il fucile in mano a tuo padre? È palese che non lo No, sappia usare. Ma non lo so usare, non so neanche- Appunto, è un problema questo. Non ti preoccupare, non spara. E il foro di proiettile nella cascina? Ma si sarà spaventato. Serve soltanto per parlare con gli amici, per fargli vedere, sai, sono un grande cacciatore, ma non ha mai ucciso niente mio padre. Le persone di periferia. Sì, ma l'arma è vera! Il re. Quindi Epica continuerà a vivere o... E vai, Harold, vai. Ti do una pacca sulla spalla. È il tuo momento. Harold fa alcuni passi avanti. Sì, rivestirò il ruolo di epico eroe, salverò Epica. Bene, molto bene. Vieni qui davanti a me. Il fantasma volante gli va accanto, vi guarda. Voi dovete andare via? Ci servirebbero gli anziani. Appaiono i 2 anziani accanto a voi. Il marito e la moglie accanto che lo tiene. Non ti preoccupare, tutto a posto. Il fantasma si avvicina. Io saprò se voi farete qualcosa al mondo di Epica. Ok. Non Viverò- faremo- A cercare, capito? Non toccate il gioco. No. Voi sparite e ritornate nel mondo normale. E vedete che c'è siamo- la console con la cassetta con scritto sopra Epica che emana un bagliore verdastro all'esterno e capite che l'anomalia ora è all'interno del gioco. I genitori Harold?
È tornato ai suoi affari. Sì, perché non è sparito qua, noi siamo spariti tutti qua, lui è sparito da un'altra parte, quindi immagino che sarà riapparso lì. Ora pegli telefono. Sì, mi sembra giusto telefonargli. No, Sì. no. Magari sta lavorando. E il marito tipo tutto un po' broncio mi guarda. Andate via dalla mia proprietà. E poi anche lui piano piano si allontana. Ma fate con calma, tranquilli. Dovremmo mandarla al cavò. Mandiamo, Io la manderei con mettiamo tutta la in sicurezza. console. Bene. Io ho le lacrime agli occhi. Valigetta a terra, tutta bella morbida e dentro. Prego, a lei l'onore. Io non mi sento di fare questo in questo momento. Puoi Ok. farlo tu, cara. Sì. Prendo la console molto delicatamente, la metto all'interno della valigetta. Buona fortuna. E richiudo. Il gioco finisce all'interno della valigia e vi portate con voi il mondo di Epica. Tornate all'agenzia, consegnate la valigetta e viene portata in quella che è un piccolo montacarichi. Il nome dell'anomalia? Epica. Un videogioco per bambini. Chiude il montacarichi e sentite tum 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 che va via, portando Epica all'interno del cavò. Avete completato la vostra missione. Ognuno si divide dagli altri. Dovete semplicemente ritornare alle vostre vite normali. Tutto sembra essere tornato alla normalità, o almeno così è per delle anomalie che vivono all'interno della Triangle Agency, tranne forse per uno di voi. Probabilmente, anzi, sicuramente per Lydia. Qualcosa dentro di te si è visto durante la sessione, durante quello che avete fatto, che ti ha un po' scosso. La parte, diciamo, anomala di te, la parte sentimentale, è uscita un attimo fuori. Ci ripenso mentre lucido i miei pezzi da bambola meccanica e penso che a nessuno piacerebbe vivere una vita preconfezionata come è successo a me e che Harold ha fatto bene a scegliere il suo destino se era questo che lo rendeva felice. Tuttavia è molto triste perché magari sarebbe potuta andare diversamente se solo avesse avuto degli amici o dei colleghi come li ho avuti io. E mentre tu hai questo pensiero, qualcosa si smuove. È strana la sensazione, è come se tu sentissi il cuore battere nonostante tu sia particolare. E tutto comincia a diventare più oscuro. Le luci intorno a te cominciano ad affievolirsi. Poi un piccolo triangolo rosso nel buio lampeggia. Senti delle lunghe mani artigliate che si avvicinano alle tue spalle. Loro non ce lo vogliono dire. Loro non vogliono che noi proviamo sentimenti. Loro vogliono che non siamo noi. Brava Lydia, continua così. È questo il tuo percorso, non quello che hanno scritto loro. La mano artigliata si allontana e questo triangolo rosso, piano piano, si affievolisce sempre di più. E tu torni nella tua vita normale.